Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, iniziamo ad analizzare le leggendarie presenti nei precostruiti del primo Commander Master proposto dalla casa madre, per raccogliere la fame di ristampe con questo prodotto che farà la gioia di molti giocatori dell'EDH. Ci saranno poche carte nuove, ma nei colori Jeskai avremo a disposizione un mazzo con diverse novità, anche perché si preannuncia focalizzato su un tipo di permanenti che fa sempre molto timore quando tocca il campo di battaglia: i viandanti. Il leader di questa lista sarà un'icona della lore del passato di Magic, immerso nei libri e nella conoscenza, capace di manipolare il tempo e lo spazio con la sua potente magia, semplicemente riscrivendo i testi che contengono il corso degli eventi. Questa volta vi parleremo di Commodore Goof. Abbiamo a che fare, vista la lore del personaggio, con un Planeswalker nella zona di comando, accezione che da sempre accompagna generali potenti dalle molte abilità intrinseche, ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico, uno blu, uno rosso e uno bianco, abbiamo un Planeswalker per 5 punti lealtà, con un'abilità statica e 2 attive, orientata a valorizzare gli altri viandanti e non solo. L'abilità statica dichiara: all'inizio della tua sottofase finale metti un segnalino fedeltà su un altro Planeswalker bersaglio che controlli. L'abilità con il +1 recita: crea una pedina creatura mago 1/1 rossa con tappa, aggiungi rosso, spendi questo mana solo per lanciare una magia Planeswalker. Infine con il -3 abbiamo: peschi X carte e Commodore Goof infligge X danni a ogni avversario, dove X è il numero di Planeswalker che controlli. Con quello che offre il nostro comandante nella zona di comando è chiaro che dovremo infarcire la lista di altri suoi simili, per dare consistenza sia alla sua abilità statica, sia a quelle attivate, con la prima che ci dà anche modo di sopperire alla carenza del Koropai sul fronte di Ramp Effect. E però almeno 3 è il vero valore aggiunto di questo generale, soprattutto se sapremo popolare il board di molti Planeswalker, che afformano le scelte nei nostri colori, con diverse staple che faranno sicuramente bene tra le 99. Un approccio al gioco ben definito che vede questo Commodore Goof e la sua congrega di viandanti la punta di diamante di una build estremamente versatile, con cui dominare i tavoli con strategie sopraffine. Se con questo Commodore Goof è evidente che dobbiamo infarcire la lista di viandanti per sfruttarne al massimo il potenziale, trovare una qualche chiusura a prima vista può non apparire così scontato, eppure esiste uno strumento versatile per questi scopi: The Chain Veil. Questo artefatto ha il potere di darci modo di attivare nuovamente un'abilità di un Planeswalker, a patto di avere abbastanza mana e il suo tap effect a disposizione. Però esistono un paio di viandanti che, dandoci modo di stappare i permanenti in campo, ci garantirà un loop infinito: Teferi, Temporal Archmage, e Teferi, Uslov Sunset. Grazie a loro avremo modo di ripetere l'attivazione dell'artefatto, purché abbiamo in campo sufficienti fonti di mana così da innescare un susseguirsi di eventi che ci darà modo di trovare una chiusura tra mana e attivazione di altri viandanti, che con le loro ultimate ci possono dare modo di vincere. C'è però un nuovo enabler che si affaccia all'orizzonte, The Peregrine Dynamo, che in combinazione con Teferi Uslov Sunset ci permetterà di ottenere un effetto simile a The Chain Veil, così da innescare con profitto il ciclo di un tap e di attivazioni. Queste sono alcune delle possibilità offerte da un pool di carte orientato a valorizzare i Planeswalker, ma come vedremo tra poco in questo video, i punti di forza di questa Commodore Goof non sono certo finiti qui. Se sin qui abbiamo compreso il potenziale di questo Commodore Goof e in generale di quello che ci possono offrire alcuni viandanti per vincere, non dimentichiamoci che un cospicuo numero di loro ci offrirà con una singola carta tanti effetti interessanti per condurre le partite verso la vittoria. In primis molti di loro hanno come focus quello di produrre dei token tra Archangel Espet, Espet Sun Champion, Saili Sublime Artificer, Sarkhan e Martles e Eternal Wanderer, utili a proteggere i punti di lealtà dei nostri viandanti, fondamentali per la loro permanenza in campo. Molti di loro, come nel caso di Dark Faden, Narset Transcendent, Teferi Master of Time, Teferi Hero Dominaria e Teferi Temporal Pilgrim, ci danno modo di scavare nel grimorio di darci nuove carte, con cui migliorare la resa del mazzo nell'ottica di metterne il maggior numero di loro in campo. Con un color pie non certo inclina ad avere mana aggiuntivo, scelte come Chandra Torch of Defiance e Narset of Ancient Way ci possono sostenere nel cast dei pezzi pregiati dal costo elevato o banalmente ci garantiscono di avere mana aggiuntivo per le nostre interazioni. Per danni diretti o per rispondere a minacce specifiche, con Chandra Awakened Inferno e Ujin the Spirit Dragon, ci apriamo le porte a un parco di risposte sotto forma di Planeswalker, unendo la densità di carte che si integra con il generale, con situazioni di gioco complicate da affrontare in sicurezza. E per rallentare gli avversari un piano composto da Narset Parter of Veils e Teferi Time Reveler e da quei viandanti che inibiscono determinate strategie ci possono dare il tempo e il modo di costruire un board pieno di Planeswalker, pronti a sovrastare chiunque. A supporto di questi viandanti abbiamo diversi elementi interessanti, a partire dal ciclo dei giuramenti con Oath of Teferi, Oath of Gideon e Oath of Jace,
che si incastrano con il piano principale del mazzo, offrendoci ulteriori vantaggi quando entrano in campo. C'è però un nuovo ciclo, quello dei talenti, con Aspect Talent, Rowan's Talent e Teferis Talent, che aggiungono abilità attivabili al viandante equipaggiato, conferendo effetti pregevoli che possono rendere anche un Planeswalker mediocre in qualcosa di molto incisivo. Visto che abbiamo un parco viandanti che può rispondere a determinati contesti o minacce, meglio di altri, un parco tutori, con scelte come Arena Reactor, Call of Gatewatch, Direru, With Eyes Open e Nick the Beacon, è fondamentale per dare al mazzo la giusta consistenza in ogni circostanza. Un'altra porzione del mazzo potrebbe essere dedicata a carte come Chandra's Regulator e Rings of Briarheart, che possono copiare l'abilità, in primis, dei nostri viandanti, così da aumentarne la resa in campo, soprattutto se ci offrono vantaggi o risposte a board complicati. Infine citiamo alcuni elementi come Interplana Beacon, Smothering Tide e Waveless Bubble per aumentare e stabilizzare il mana a disposizione, così da rendere il cast anche delle magie più complesse un po' più agevole, in un color pie non sempre al massimo del suo potenziale su questo fronte. Con quanto visto finora, Commodore Goof e la sua squadra di Planeswalker può fare molto, ma c'è una meccanica che può offrire un boost importante a questo tipo di approccio: proliferare, così da incrementare agevolmente i segnalini e lealtà dei viandanti senza ulteriori attivazioni. Tra le creature utili anche a frenare gli assalti degli avversari abbiamo scelte come Deep Log Skate, Flux Channeler, Grateful Apparition, Tannenberg e Tekutar Inquiry Dominus, spaziando tra vecchie Elgore e nuove stampe per un parco di soluzioni di tutto rispetto. Restano sempre validi anche permanenti e magie di contorno tra Contagious Engine, Inexorable Tide, Cars Bastion e Tesser's Gambit, dandoci modo di dare la giusta consistenza a questa meccanica che può darci un boost non indifferente ai nostri viandanti agguerriti. Popolando il board di molti pezzi, tendiamo a spaventare l'intero party rapidamente. Ecco che protezioni come la nuova Deification e carte come Norn-Anknex e Teferis Protection sono le benvenute, per tutelare al meglio la nostra azione sempre molto invasiva. Di certo non ci mancheranno strumenti tra counter e rimozioni per replicare le minacce del party tra Counterspell, Generous Gift, Pact to Exile e Sword to Plowshare, sfoderando il meglio che il nostro color pie ci può offrire, senza disdegnare quelle globali, visto che non avremo mai molte creature da tutelare. Con Blasphemous Act, Farewell, Supreme Verdict e Sunfall avremo di che spaziare per ripulire il campo di gioco di tutte quelle minacce che possono infastidire i nostri guardiani, pronti a sfidare le minacce del multiverso. Fin qui sono molte e ben evidenti le capacità che Commodore Goof può mettere a disposizione per una lista orientata ai viandanti. Appare più difficile comprendere quali scelte sono irrinunciabili per una lista basata su questo generale. Con un effetto che potenzia i nostri viandanti facilmente, la Zel Vraski Champion ha tutte le carte in regola per ben figurare, soprattutto se ne avremo molti di loro a cui incrementare rapidamente i punti di lealtà. Per valorizzare i nostri segnalini, All Be The One è uno strumento perfetto, che ben si integra con la meccanica proliferare e i viandanti in genere, incrementando i danni da distribuire agli avversari. Altro strumento molto potente è Icor Moon Gauntlet, soprattutto se riusciamo a mettere in campo più viandanti, che tra loro possono attivare ripetutamente il primo effetto offerto da questo artefatto, incrementando i punti di lealtà di tutti i nostri pezzi, fino a raggiungere qualche ultimate potente. Per copiare un viandante o lo stesso generale, Spark Double è un'ottima inclusione, che offre anche il modo di proporsi come ulteriore abittante nel caso fossimo in grado di schierare qualcosa di valore per la nostra strategia. Con una densità di viandanti nel mazzo elevata, Deploy Gatewatch può risultare dirompente, dandoci modo di scavare nel grimorio per metterli direttamente in campo, così da cortocircuitare i costi di lancio di Planeswalker imponenti. Per risolvere la scarsità di abittanti, Luxior's Jada's Gift può essere un equipaggiamento interessante, andando a convertire un viandante in creatura, per danni estemporanei, che possono spostare gli equilibri della nostra resa in campo. Analogamente, Urza Assemble the Titan può avere un impatto rilevante vista la densità di viandanti in una lista capeggiata dal nostro generale, con un'escalation di effetti che possono darci tanto sin dal suo ingresso in campo. Infine, come unica scelta modale, composta da Mila, Crafty Companion e dal suo retro Lucca Wayward Bonder, abbiamo una carta che può offrirci una certa versatilità nell'azione, nel caso un bittante sia più utile di un viandante solitario, quindi una scelta ottima per migliorare la resa di una nostra build. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo Planeswalker. Avere nella zona di comando un comandante che sinergizza al meglio con i Planeswalker non è cosa comune, quindi si tratta di una novità interessante sul fronte del design, che arricchisce il formato di un approccio già esistente, ma ora meglio supportato. Con un comparto viandanti nutrito, la meccanica Proliferate, ampliata recentemente con gli ultimi set, può brillare in questo tipo di archetipo, potenziando la resa dei nostri pezzi di pregio e non solo, aprendo le porte a diverse sinergie interessanti. Infine, avere a disposizione un color pie ricco di elementi per interagire con gli avversari, anche con costi di cast risicati, è un'ottima cosa, soprattutto se pensate di affrontare parti agguerriti, che cercheranno di contrastare le vostre giocate migliori.
Con un impianto concepito attorno a questo generale e ai viandanti in genere, non avremo un game plan rapido, vista l'esigenza di costruire una presenza importante in campo, di pezzi che hanno mediamente un costo di lancio importante, rallentandoci spesso nell'azione. Le strategie basate sui viandanti poi attirano spesso l'odio del resto del party, quindi dovrete tenere in conto di proteggere al meglio il vostro board e le giocate chiave, pena subire l'ira degli altri giocatori, anche quando non saremo particolarmente minacciosi. Infine dovrete tenere conto di quante e quali scelte effettuare, vista la pletora di abilità e soluzioni offerte dai vari viandanti in campo, che potrebbe disorientarvi o indurvi in errore se le partite fossero prolungate e i pezzi in campo molti da amministrare con attenzione. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Commodore Goof, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, non tanto per la scarsità di potenziale di questo generale, piuttosto per la lentezza e la complessità di messa in opera di un piano di gioco basato su tanti viandanti, spesso diversi e non omogenei tra loro nella resa in campo. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sim.